Amritsar è stata un'esperienza intensa, un luogo dove la spiritualità si respira, si sente sulla pelle. Ma il viaggio non si ferma. Adesso si riparte, direzione Delhi, la città che non dorme mai. Prima però faremo una tappa obbligatoria, un luogo simbolo della storia indiana. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Oggi noi siamo in Firozpur. Da Firozpur siamo ospiti dei nostri amici, poi ora andiamo a frontiera con Pakistan. Vi faccio vedere tombe di martiri che sono stati uccisi sotto liberazione di India, quando c'era conflitto con gli inglesi. Poi si fa vedere ritrite di bandiera. Ogni sera, al confine tra India e Pakistan, a Hussainiwala, va in scena una cerimonia che è insieme rito e sfida. I soldati indiani, in khaki, con turbanti rossi e ventagli dorati, marciano con fierezza. Davanti a loro, i pakistani, in nero e alti elmetti piumati, rispondono con movimenti decisi. Ma dietro la coreografia c'è tensione. Quando i rapporti si inaspriscono, la cerimonia si ferma. Il confine resta muto. Quando si tiene invece, le bandiere scendono lente e insieme. È un gesto fragile che ogni sera ricorda quanto sia sottile il confine tra orgoglio e conflitto. Unico posto dove entrano soldato loro entra in zona indiana, soldato indiano entra in zona pakistana. È una cosa meravigliosa, un'emozione tipo stadio. Molto bello, molto particolare perché c'è un po' di tensioni fra tutti i due paesi, ecco. Per questo motivo è molto bello. Vedi da soldato quando va con l'altra parte come arrabbiano, sembra che ora parte guerra. Dal confine con il Pakistan a Delhi sono circa 7 ore di strada. L'arrivo è previsto nella notte, ma Delhi sarà già sveglia e pronta ad accoglierci. मैं राधे श्याम धंजल दिल्ली में रहता हूँ। ज्योति से मेरी यारी दोस्ती तकरीबन कोई 25-30 साल पुरानी है। हम दोनों एक दोस्त और एक भाई से भी बढ़कर हमारा रिश्ता है। ज्योति एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा भाई है। ज्योति आज से तकरीबन कोई 30-32 साल पहले इटली में गया था, तो उसने वहाँ पर रेस्टोरेंटों में जगह जगह बहुत नीचे बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया उसने। कभी सफाई का, कभी बर्तन का, कभी वेटरी का। बहुत सारी मुसीबतें आई, सब कुछ झेलते हुए उसने आज तकरीबन एक अपना
बहुत ऊंचा नाम उसने वहाँ इस्टेब्लिश कर दिया है फ्लोरेंस के अंदर। तो ऐसा कोई शख्स नहीं जो फ्लोरेंस में हवेली रेस्टोरेंट को नहीं जानता है। ऐसा नहीं है, जो उस पर खुद रिसर्च करके, पहले खुद रिसर्च करता है, फिर रिसर्च करने के बाद उसको अपने रेस्टोरेंट के अंदर आला कार्ट के अंदर डालता है। इसने काफ़ी सालों से कैटरिंग का काम भी शुरू कर दिया है। जो डेस्टिनेशन वेडिंग आती हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, उसकी कैटरिंग करता है। और इंडियन खाने के अंदर, नॉर्थ इंडियन खाने के अंदर, गुजराती खाने के अंदर, साउथ इंडियन खाने के अंदर, इससे अच्छा खाना कोई इटली फ्लोरेंस में नहीं बनाता है। और इसकी हॉस्पिटैलिटी के सभी वाहवाही करते हैं। जो भी इसके रेस्टोरेंट जाता है वो वाव करके आता है, जो भी इसकी कैटरिंग सर्विस लेता है वाव करता है। Si è fatta ora di pranzo e ne approfittiamo per gustare nuove prelibatezze indiane dal gusto moderno e raffinato. Il Club, infatti, è il ristorante dove la tradizione incontra la cucina innovativa. This is like Mahesh Katyal. I am from Club Delhi. So Chef Jyoti from Haveli, let's say Florence, came all the way to meet us in Delhi, and we are right here and glad to serve him. So this journey we basically began in like 2021. And this is how we have just conceived this baby, Club, during very hard times, because the Club which we basically nurtured during hard times of like COVID, and this is basically COVID baby. And we always, stay ahead, forward. Chef Jyoti from Haveli, we are in touch with him, and we also get chance to come over to Italy, Haveli, Chef Jyoti, wherein we can come over and try the food out there. So our chef Gurmeher, he's been traveling all over the world. He'll definitely get a chance to meet Chef Jyoti in Haveli, Florence. He'll definitely come over because he's been traveling and trying to nurture and gather a lot of spices from all over the world. तो इंडियन कुजीन के लिए अगर आपको किचन रेडी करना है तो स्पाइस बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइस होना बहुत ज़रूरी है और इन स्पाइस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पाइस की नॉलेज नहीं है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छी कुकिंग कर पाओगे। शेफ़ ज्योति ऑलरेडी वेरी वेल नो कि विदाउट स्पाइस आई थिंक नेवर यू गाइज डूइंग वेल कुकिंग। Particolarità di cucina indiana, le cotture di tecnica, le ricette non sono di oggi, sono da 5.000 anni che sono stesse, però piano piano cambia la tecnica. Oggi siamo qui perché mi piaceva come presentano cucina moderna e sapori tipici indiani. Guarda che piatto, questo piatto, una insalata, un po' che in stile indiano. Hanno creato questo piatto con ingredienti indiani, giapponesi, per India moderna. Queste sono richieste di cliente moderno indiano. India moderna è questo qui. È arrivato questo piatto che è buonissimo, un matrimonio fra Italia, Francia, cucina europea, India e Europa. Quindi ora proviamo tanta roba. Non manca sapore e hanno presentato molto bene. Praticamente hanno curato molto in dettagli la cucina indiana. Da me tu mangi cucina vera indiana, però ho dovuto un po' trovare miscela giusta per palato italiano. Per esempio, levato un po' di peperoncino, magari uso 25% di peperoncino invece di 100%. E ormai 32 anni di Italia, so benissimo cucine di tutte le regioni d'Italia. Uso tecniche indiane con miscele mie che piacerebbe a palato italiano, ecco. Siamo a Caribaoli, nel cuore caotico e affascinante di Old Delhi, il più grande mercato di spezie d'Asia, dove profumi intensi, colori vivaci e secoli di tradizione riempiono l'aria. Noi siamo in Old Delhi Station, sulla sinistra c'è stazione di Delhi, Old Delhi, dove arriva tutta roba via treno, tutte le spezie, poi va in questo mercato a destra, da lì poi riportano, vendono, fanno packaging, rimandano in tutta l'India per distribuzione. Cardamom nero, viene da Sikkim.
Quali sono radici di curcuma? Questo qui è ginger secco che fanno polvere, usiamo per salsa di tamarindo, quello che facciamo noi in base di questo qui. Usiamo questo ginger secco in polvere per fare la nostra salsa. Cardamomo vari tipi, questo molto più potente cardamomo, scritto anche extra bold, un altro tipo di curcuma, questo è più grosso che usano per fare polvere, questa è misura, capito? Quindi non è facile per conoscere tue spezie, soprattutto le miscele, e di dove vengono, come va usato, quanto va usato. Poi c'è questo qui, la qualità, vedi la differenza? Questo è molto più grosso, quindi c'è vari tipi. Quindi dobbiamo sapere quale va usato, quale ricetta, quanta roba va messo. Noi in ristorante Haveli usiamo solo miglior qualità. Questo è un cardamomo verde che usiamo per marinare pollo bianco, da noi si chiama Ilaci Murtikka, va preso qui con ultimo crop, quello che hanno preso quest'anno, perché mantiene freschezza per un paio di anni. Questo qui usiamo fogli di rosa per marinare pollo e carne, soprattutto macinato di carni. Thank you. Happy Diwali. Questo foglio d'oro che uso per dolci, foglio d'argento che uso sia per carne sia per dolci, ecco, che usiamo per cibo nostro, per i nostri matrimoni di lusso, quindi questo qui di argento. Si usa ora, cominciamo il menù nuovo da gennaio, uso sul pollo anche. Questo è zafferano puro del Kashmir. Io devo sapere. Ecco, questo foglio d'oro per mangiare, per cibo nostro, usiamo per matrimoni di lusso. Su dolci, su cibo, su carne, cose varie. Vedi, faccio tutti questi chilometri per prendere roba originale, da terra nostra, d'estate, d'inverno, appena finisco, appena arriva roba nuova lo vengo. Sono curioso. Sta scendendo la notte su Delhi e ci spostiamo nel vivace quartiere di Karol Bagh, famoso per i suoi mercati tradizionali e la cultura locale. Qui, tra le strade animate, si trova Rupak, un'istituzione dal 1958. Considerato il miglior negozio di spezie di Delhi, è noto per la qualità impeccabile e le miscele segrete che raccontano l'anima autentica della cucina indiana. Entrare da Rupak è un viaggio tra profumi intensi e tradizione, un'esperienza da non perdere. Solo lui che fa, solo lui. Tutte le cose che vedi esclusivamente produzione sua. ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 1958 ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਸਾਰੀ ਕਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਲੋਰੈਂਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਵੇਲੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ, ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ, ਮਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। बढ़िया खाओ, बीमारियों से बचे रहो।
Ho fatto con Rupert strano, una cosa nato per la qualità che lui mi apprezza, la qualità, l'attenzione che faccio confronto ai miei ospiti, curo il mio lavoro, quindi stessa cosa lui, tipo un artista che apprezza con l'altro, lui è molto più forte di me, quindi io apprezzo a lui, quindi poi così bravo, così che mi dà le sue ricette che il suo babbo non ha insegnato a lui, mi vuole bene, quindi mi insegna per dare qualità, migliorare mia qualità sia di riso sia di cibo. C'è sue ricette, suo know-how di 75 anni, quindi una cosa molto ma molto bella, che è questo nostro legame di amicizia. La notte a Delhi non è solo buio, è un'altra realtà che nasce. Le luci si accendono, i suoni si intrecciano e le strade diventano un labirinto vivo, imprevedibile. Qui ogni passo è una scoperta, ogni volto una storia. Non puoi restare in superficie, devi entrarci dentro. Perché come dico io, Delhi is not for beginners. Delhi is not for beginners. Delhi is not for beginners.